Buongiorno gente e bentornati di nuovo nella mia cucina. Oggi ci sarà una ricetta che sarà anche un po' tutorial, perché oggi farò i bignè. Specifico, farò i bignè al forno. Dico questo perché la ricetta per i bignè fritti sarà leggermente diversa e lo farò prossimamente, anche perché ci stiamo avvicinando alla festa del papà e quindi i bignè di San Giuseppe vanno fatti, assolutamente. E quindi adesso ci vediamo gli ingredienti e la realizzazione e come al solito alla fine del video vi darò qualche consiglio utile e anche due cenni di storia su questa particolare pasta che viene chiamata in Francia pasta choux. Ci vediamo dopo! Ma prima di andare a vedere la ricetta vorrei ricordare a tutti coloro che oggi mi vengono a vedere o che mi hanno visto in passato ma si sono dimenticati di iscriversi al canale, cliccare la campanella lì sotto così rimarrete aggiornati sulle mie prossime ricette e noi ci vediamo dopo. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we. Fate sciogliere in un pentolino il burro. Aggiungete l'acqua, il latte, lo zucchero e il sale e lasciatelo riscaldare fino al primo bollore. Appena pronto, versate tutta quanta la farina all'interno del pentolino. Mescolate bene facendo assorbire tutta quanta la farina. L'impasto grezzo o polenta, come si dice in gergo, sarà pronto quando formerà un piccolo velo sul fondo del pentolino, come vedete dal video. Mettete l'impasto del bignè all'interno di una ciotola per farlo raffreddare per un paio di minuti. Nel qual caso doveste utilizzare la planetaria come ho fatto io, impastate per un paio di minuti. Passato questi 2 minuti, cominciate a mettere le uova, una per volta. Aspettate che la precedente si sia incorporata tutta prima di mettere la successiva. Una volta fatto, vedrete che l'impasto sarà liscio, omogeneo e compatto. Un piccolo trucchetto: prendete con una spatola l'impasto e fatelo cadere all'interno della ciotola. Se quando scende formerà un triangolo vuol dire che l'impasto è pronto. Prendete ora un sac à poche e una bocchetta liscia da 10 e vicino alla bocchetta mettete una clip per evitare che fuoriesca il composto. Aiutandovi con una marisa o un tarocco, mettete dentro l'impasto nel sac à poche. Ora prendiamo una teglia foderata o con carta da forno o con un tappetino forato come quello che utilizzo io e cominciamo a fare i primi bignè con il sac à poche. Altro piccolo trucchetto: bagnate un foglio di carta assorbente e strizzatelo leggermente e poi lo passate sopra gli bignè causando una piccola pellicola di umidità e schiacciando poi le punte in modo tale da renderli più lisci. Ora possiamo infornare i nostri bignè a 180 gradi per 20-25 minuti. Una cosa importante: deve avere lo sportello leggermente aperto. Io ho creato una piccola pallina o spessore con la carta stagnola. Facciamo raffreddare i nostri bignè su una griglia. Aprendo i bignè vedrete che dentro saranno vuoti. Sono perfetti. Prepariamo ora il ripieno. Ho montato un pochino di panna e adesso aggiungo la crema pasticcera per fare una crema chantilly. Per sapere la ricetta della crema pasticcera ve lo lascio il link qui in descrizione. Prepariamoci a riempire i nostri bignè. Mettiamo la crema all'interno di un sac à poche. Mettiamo il fondo dei bignè per creare l'apertura per il ripieno. E cominciamo ora a riempire i nostri bignè.
Per la copertura al cioccolato scaldiamo a bagnomaria in un pentolino il cioccolato fondente al 70% con una piccola aggiunta di latte, 1 o 2 cucchiai. Per decorare la parte superiore del bignè, intingetelo all'interno del pentolino con la cioccolata fusa. Ecco pronti i vostri deliziosi bignè già farciti. Tenetelo ora in frigo per un paio d'ore prima di servirli. Buon appetito! Eccoci di nuovo qui. Avete visto il tutorial su come viene fatta la pasta choux per i bignè. Ma come sono nati i bignè e soprattutto chi li ha inventati? Anche questa, come per la besciamella, nacque nella corte medicea di Caterina de' Medici dai suoi pasticceri che erano Penterelli e Popelini. Quando poi si sposò con Enrico II di Valois, lo portò nella sua corte in Francia. Poi, nel secolo XIX, venne perfezionata da altri due pasticceri, Jean Avise e Marie-Antoine Carême, che lo presentarono poi a forma di montagnetta che diventò poi o il croquembouche o il profiterol. E altra piccola curiosità, il nome choux in francese significa cavolo o cavoletto. Ed ecco due consigli molto utili per fare una pasta choux perfetta. La prima: dopo aver fatto la polenta o la pasta grezza, come dir si voglia, dovete aggiungere un uovo per volta alla pasta stessa, farla inglobare bene. Io ho utilizzato la planetaria, ma si può fare benissimo anche a mano. Quando è stato assorbito completamente il primo uovo, aggiungere il secondo e così fino alla fine delle uova. La seconda, come avete visto, io ho utilizzato un tappetino in materiale siliconico. Potete utilizzare benissimo anche la carta da forno, però questo vi dà due ottimi vantaggi. Il primo, rispetto alla carta da forno, quando voi andate a mettere la pasta choux e formare il bignè, non vi scivolerà via, cosa che invece può capitare sulla carta da forno. Il secondo, proprio perché è forato, garantirà una perfetta cottura alla base e lo svilupperà in altezza. Io spero di avervi dato tutte quante le istruzioni necessarie per fare degli ottimi bignè. Premetto che con la stessa identica pasta potete fare anche l'eclair o i Paris-Brest. Per quello che riguarda invece quelli fritti, ci vediamo in una prossima ricetta. Io vi ringrazio di avermi tenuto compagnia fino a questo momento e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti!